Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Grunge Tarot. Di conseguenza quest'oggi ci spostiamo direttamente a Seattle e ovviamente negli anni 90, periodo artistico molto importante e intenso che ha visto proprio la nascita del fenomeno musicale grunge, anche se ovviamente non fu soltanto un fenomeno musicale, qui parliamo proprio di un movimento artistico a tutto tondo. Questo mazzo però ovviamente si rifà in particolar modo proprio, diciamo, alle figure anche della musica più rappresentative e in particolar modo i miei amatissimi Nirvana, i Soundgarden, le Hall, il grande Iggy Pop e ovviamente anche Mad Season. Quindi tanti artisti che hanno dato tanto alla musica in termini di qualità, con testi memorabili e di una profondità incredibile. Ovviamente ragazzi, come sempre io vi lascio poi un link in descrizione di un mio video precedente a questo in cui appunto descrivevo in maniera un po' più dettagliata chiaramente il mazzo, quindi se volete potete appunto cliccare sul link. Quest'oggi ovviamente di cosa ci andremo ad occupare con i nostri Grunge Tarot? Allora, quest'oggi cercheremo di capire come ovviamente ha vissuto e sta vivendo la rottura con voi, come diciamo vi vede, cosa pensa di voi e ovviamente se farà qualche passo per riavvicinarsi a voi, ecco una persona con la quale avete avuto una storia, quindi in questo caso parliamo proprio di un ex, d'accordo? Come avrete anche notato, questo video è ovviamente un video a doppia variante, due estese, dove la prima variante è inerente a una storia finita da poco tempo, la seconda variante invece si rifà ad una storia terminata da molto tempo. Quindi chiunque di voi abbia, diciamo, curiosità di sapere se vi sta ancora pensando un vostro ex, ovviamente persona con la quale la storia è finita da poco tempo, quindi qualche settimana, qualche mesetto al massimo, ovviamente ecco per voi è inerente la prima variante. Per chiunque invece voglia cercare di capire appunto se ancora un vostro lontano ex vi stia pensando e abbia magari intenzione di tornare da voi, ecco che è inerente la seconda variante, quindi per tutte le storie finite ovviamente da tanto tempo, quindi parliamo di mesi, addirittura anche di anni, d'accordo? A prescindere comunque, diciamo, dalla tempistica della vostra rottura, cioè a prescindere dal fatto che la vostra storia sia terminata molto tempo fa o poco tempo fa, so già che molti di voi sceglieranno la variante ovviamente che ritengono più consona, guidati anche dal principio di sincronicità e dall'istinto, cioè so già che alcuni di voi, a prescindere dal fatto che la prima variante sia riferita a rotture da poco tempo e la seconda rottura da molto tempo, pur avendo magari chiuso una storia appunto da molto tempo, sceglieranno la prima variante. Va benissimo, nel senso che ciascuno di voi deve sentirsi libero. Le varianti sono due, la prima e la seconda, quindi ciascuno di voi deve sentirsi libero di scegliere quella che meglio crede. È chiaro che però l'indicazione principale rimane comunque sempre che la prima variante è riferita ovviamente a storie terminate da poco tempo, quindi entro pochi giorni, poche settimane, la seconda ovviamente da diversi mesi, anche anni.
D'accordo? Quindi questa è l'indicazione principale. Poi, ovviamente, se invece il vostro istinto e il principio di sincronicità vi guida verso appunto l'altra variante, differente rispetto a questa indicazione principale, va bene comunque. Voi avete comunque due varianti, ovviamente, tra le quali poter scegliere, che comunque hanno come significato appunto comune una chiusura. D'accordo? Quindi un rapporto interrotto. Ora direi dunque che appunto possiamo iniziare con la prima variante e ovviamente iniziamo a mescolare il mazzo dei Grand Tarot e di conseguenza appunto cerchiamo di capire se questa persona che ha fatto parte della vostra vita dopo la vostra chiusura appunto vi pensa, cosa pensa di voi e se ha intenzione di ovviamente farsi viva questa persona. Vediamo un po'. Dunque, ovviamente come sempre riponiamo a lato il resto del mazzo. Come potete ovviamente vedere, qui abbiamo una stesa a ventaglio, che è una stesa già utilizzata da me molte volte ovviamente sul canale ed è la tipica stesa proprio dei ritorni, d'accordo? Quindi vogliamo cercare di capire se appunto una persona tornerà ovviamente da voi con quali intenzionalità. Come vedete abbiamo 5 coppie di carte, quindi per un totale di 10 carte. Per quanto riguarda la prima posizione, è ovviamente inerente a come questa persona appunto abbia vissuto, stia vivendo la vostra chiusura, quindi anche qualcosa in più sulla personalità di questo soggetto. Seconda posizione, quindi ovviamente seconda coppia di carte, cosa lui pensa di voi, cioè come lui pensa che voi stiate obiettivamente. Terzo gruppo di carte, che cosa ha intenzione di fare, come si muoverà nel breve tempo. Quarto gruppo di carte, che cosa dovreste e non dovreste fare, quindi il consiglio degli arcani, quindi posizione molto importante. Ultima posizione appunto centrale, il responso, cioè che cosa effettivamente accadrà nel prossimo futuro tra voi e questa persona, d'accordo? Ovviamente a seconda delle tempistiche identificate ovviamente dai due arcani estratti, d'accordo? Dunque, iniziamo appunto dalla prima coppia di carte, cioè come questa persona sta vivendo questo allontanamento. Allora, qui abbiamo la torre e il 5 di coppe, la vede un po' nera, nel senso che la carta della torre rappresenta proprio una chiusura, diciamo definitiva, anche un po' scioccante, cioè questa persona probabilmente non si aspettava, obiettivamente, che la vostra storia potesse terminare, potesse finire. Tra l'altro, appunto, questa è la variante inerente a storie finite da poco, quindi evidentemente questa persona è ancora sotto shock, diciamo, in riferimento appunto alla vostra chiusura. Cioè tutto avrebbe pensato, questa persona avrebbe immaginato, fuorché appunto ad una vostra chiusura così definitiva. Quindi è qualcosa che obiettivamente ha molto deluso nelle aspettative questa persona. Vi parlo di delusione perché oltre allo shock della carta della torre, qui abbiamo anche il 5 di coppe, che è una carta che parla, diciamo, di un atteggiamento un po' pessimistico,
per cui è una carta, pur essendo di coppe, che però parla di sentimenti che non ci sono o che sono venuti meno. Cioè questa persona ovviamente pensa che dal vostro punto di vista in questo momento ci possa essere ben poco desiderio e voglia di tornare assieme, se non magari qualche approccio fisico, perché il 5 di coppe parla di appunto fisicità alle stelle, ma ovviamente di sentimenti carenti. Quindi questa è una persona che pensa, diciamo, ad un eventuale vostro accettare una sua, diciamo, ricomparsa, una sua corte, ma in virtù però sempre, ovviamente, da un punto di vista erotico, cioè pensa che possa far di nuovo breccia nella vostra vita, però diciamo più da un punto di vista passionale piuttosto che da un punto di vista sentimentale, cioè da un punto di vista sentimentale la vede un po', diciamo, grigia la cosa, cioè pensa che obiettivamente qui non ci siano più ovviamente possibilità, ma perché questa persona, diciamo, pensa che il vostro rapporto sia stato investito da evidentemente una situazione più grande di voi, quindi una sorta di tsunami, che vedete ha distrutto proprio le fondamenta di questo grattacielo, cioè questa persona teme che alla base del vostro rapporto ci fosse, diciamo, poco amore o comunque un amore ancora magari giovane, non abbastanza, diciamo, ecco, sviluppato, ancora qualcosa di embrionale, al punto da in qualche modo evidentemente essere distrutto di fronte alla prima magari grave difficoltà. La carta della torre quindi parla di qualcosa che poggiava, ripeto, su basi, su fondamenta non certe, insicure, non solide, non stabili. Quindi questa persona pensa che comunque il vostro rapporto, per riprendere da zero, dovrebbe proprio ricostruirsi dalle basi, appunto, quindi ricominciare proprio da zero, perché evidentemente non lo sentiva particolarmente stabile e solido. Ecco perché pensa ad un ritorno, però più da un punto di vista erotico, perché pensa che chiaramente il feeling ci sia sempre, ma da un punto di vista ovviamente sentimentale qui ci sia poco. D'accordo? Quindi è una persona che in questo momento, diciamo, vi sta pensando, assolutamente sì, però è una persona che ha, diciamo, una visione piuttosto severa del vostro rapporto, perché, vi ripeto, lo vede in qualche modo minato appunto dalle basi. Quindi è una persona che ha in qualche modo un giudizio non negativo di voi come persona, ma del rapporto. Lo vedeva troppo poco solido, troppo poco stabile, quindi come qualcosa che prima o poi sarebbe comunque crollato. Ovviamente anche di fronte alle prime difficoltà, quindi un rapporto difficile da viversi, ma proprio perché non basato su un grande amore, ma comunque magari su sentimenti, per carità, embrionali, magari belli, magari importanti, che però dovevano essere più approfonditi. Quindi dal suo punto di vista mancavano proprio i sentimenti forti a legarvi, non l'attrazione fisica, perché quella c'era e c'è tuttora, c'è il 5 di coppe, cioè questa persona vi desidera fisicamente, questo sicuramente, però diciamo che da un punto di vista sentimentale nota ad oggi, chiaramente magari ragionandoci su, delle, diciamo, crepe nel rapporto. Cioè in questo momento ci sta riflettendo e magari sta paragonando il vostro rapporto a quello di altre persone, per cui obiettivamente nota che il vostro, vi ripeto, era un rapporto carente da un punto proprio di vista emotivo e sentimentale, magari proprio perché embrionale, d'accordo? Quindi non perché non ci fossero i sentimenti, ma dal suo punto di vista non erano abbastanza forti da in qualche modo resistere anche ad una situazione magari di difficoltà,
per cui poi si è creata la torre, cioè è crollato tutto, d'accordo? Ecco, crollo che però lo ha scioccato, perché vi ripeto, questa è una persona che sta male, perché la carta della torre parla di chi sta male, d'accordo? E di chi ha anche sensi di colpa, quindi comunque anche rimorsi, diciamo, di coscienza non indifferenti, proprio perché obiettivamente questa persona sa che potrebbe proprio lui stesso aver compiuto, diciamo, degli errori, questo sicuramente. Ora ragazzi affrontiamo la seconda posizione, ossia cerchiamo di capire come questa persona vi vede. Allora, qui abbiamo il Re di Pentacoli e il 4 di Bastoni. Pensa che voi siate già felici con un'altra persona, tra l'altro un re, ovviamente di Pentacoli, quindi una persona a modo, una persona seria, una persona posata, una persona matura, magari anche più grande di voi, o comunque una persona, diciamo, dal temperamento molto più stabile rispetto magari a lui, quindi una persona comunque molto valida che saprebbe farvi star bene. Ora, o pensa che voi siate impegnate già con comunque la persona giusta, oppure per esempio, in caso voi siate veramente impegnate, lui pensa che il vostro rapporto vada a gonfie vele. Quindi qui abbiamo un bellissimo 4 di bastoni, cioè questa persona pensa che nonostante il vostro rapporto possa essere finito magari da poco, dà per scontato che voi abbiate qualcun altro o che a breve avrete qualcun altro che saprà, diciamo, ecco, ricompensarvi appunto magari anche di tutti i sacrifici che avete fatto con lui in precedenza. Quindi sicuramente questa è una persona che sa che al vostro fianco deve esserci una persona di un certo livello, d'accordo? Magari anche economicamente benestante, perché il Re di Pentacoli sta bene, quindi da un punto di vista economico. Comunque ecco, una persona che ecco sa in qualche modo, saprebbe in qualche modo circondarvi di attenzioni e darvi tutto ciò di cui voi avete bisogno, darvi sia da un punto di vista materiale che anche da un punto di vista emotivo e sentimentale. Quindi questa persona o sa che voi avete qualcuno che vi ronza attorno, oppure è assolutamente consapevole che a breve voi sicuramente troverete la persona giusta, o comunque una persona che evidentemente di voi sa molto più di quanto possiate immaginare. In caso voi per esempio abbiate già qualcun altro, stiate frequentando già qualcun altro, attenzione perché lui potrebbe proprio saperlo. In caso invece voi stiate completamente single, diciamo che lui comunque dà per scontato che a breve qui arriva un bel Re di Pentacoli, quindi comunque un rivale vero e proprio, un Re di Pentacoli appunto, qualcuno che saprà farsi valere perché saprà darvi tutto ciò di cui voi avete bisogno, da tutti i punti di vista, perché questo è un 4 di bastoni, quindi una carta che parla di sicuramente un rapporto, diciamo, stabile, equilibrato e soprattutto un rapporto anche felice, perché il 4 di bastoni ha come significati appunto la felicità, il festeggiamento, la gioia, il matrimonio, la convivenza, quindi è una persona che sa che comunque anche i vostri eventuali sogni di convivenza sicuramente verranno concretizzati con quest'altra persona, ovviamente non con se stesso, perché il Re di Pentacoli non è mai il soggetto della stesa, d'accordo? Quindi comunque lui dà per scontato che voi abbiate qualcun altro o avrete a breve qualcun altro. Ora invece occupiamoci della terza coppia di carte, quindi cerchiamo di capire cosa farà questa persona a breve, come intende agire e agirà. Allora, qui abbiamo la Regina di Bastoni e il 4 di Pentacoli. Questo non molla, cioè nel senso che questa persona sicuramente vorrà di nuovo contattarvi, però nel tempo o comunque con estrema prudenza.
Ve l'ho detto dall'inizio, questa è una persona che vi desidera molto, con questo 5 di coppe c'è molta attrazione, infatti vi vede come una regina di bastoni, quindi una donna, vedete, molto bella, che si sta specchiando, quindi una donna estremamente affascinante, sensuale, capace di stregare e di ammaliare, quindi quest'uomo è ancora molto attratto da voi, quindi sicuramente vi vede come la sua partner, diciamo, di letto in assoluto. Ve lo dicevo già dall'inizio però, quindi qui c'è tanto feeling erotico e continuo a pensare a voi da quel punto di vista in particolare. E abbiamo il 4 di pentacoli che parla di lentezza, perché comunque i pentacoli, ragazzi, rappresentano sempre tempistiche più lente ovviamente del previsto, ma ovviamente sono carte che parlano comunque di un movimento lento ma certo. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona, vedete, di nuovo tornerà in qualche modo a contattarvi, a scrivervi appunto, una persona che vorrà ancora informazioni in riferimento a voi, quindi una persona che comunque non demorde, questa è una persona che potrebbe proprio scrivervi di nuovo, comunque contattarvi di nuovo. Ovviamente lo farà tenendo sempre in prim'ordine, quindi come diciamo necessità primaria, quella di diciamo ecco avere comunque dei rapporti con voi, o comunque cercando in tutti i modi di riassaggiare quel feeling erotico che c'era fra di voi, perché qui abbiamo una regina di bastoni con un 4 di pentacoli. Quindi vi ripeto, qui sicuramente qualche tentativo c'è, però è un 4 di pentacoli. Cosa vuol dire? Che qualsiasi tipologia di approccio avrà questa persona nei vostri confronti, ovviamente sarà un approccio di tipo chiaramente quasi amicale, cioè non sarà una persona che tornerà da voi con, diciamo, una serenata o una lettera d'amore. Questa è una persona che sicuramente agisce lentamente, osservando l'andamento della situazione, cercando il momento giusto per scrivervi e ovviamente pianificando anzitempo cosa dirvi. Quindi questa è una persona che farà di tutto per non sbagliare, ed è una persona che inizierà, diciamo, mettendola un po' sull'amicizia, sul ciao, come stai, tenendo però sempre in conto che voi gli piacete molto da un punto di vista estetico. Quindi quello che fa muovere questa persona non sono dei reali sentimenti, ma in realtà una grande attrazione fisica e comunque ancora dell'affetto, quello sicuramente, però non abbiamo una carta di coppe in questo caso, d'accordo? Quindi è supportato dai pentacoli, dai bastoni, che rappresentano movimenti certi, un po' lenti rispetto ovviamente ai pentacoli, ma votati diciamo così all'erotismo, d'accordo? Quindi non al voler ricominciare la storia del secolo, d'accordo? Questa è una persona che torna perché è profondamente attratta da voi, cioè voi gli siete sempre chiaramente piaciute all'ennesima potenza, d'accordo? Siete una regina di bastoni, quindi rappresenta la consultante in abiti, ecco, molto femminili, sensuali, d'accordo? Quindi apprezza molto di voi il vostro aspetto, la vostra sensualità, che non ritrova in altre persone, perché voi siete la sua regina, Quindi obiettivamente questa non è una persona che si sta tanto guardando intorno, o lo sta facendo, ma voi emergete comunque sempre come la regina, come la migliore. Da un punto di vista fisico non avete uguali per questa persona, quindi vincete proprio a mani basse, cioè questa è una persona che veramente vi vede esteticamente come il suo prototipo di bellezza fisica, e che chiaramente lo eccita, però è una persona che tornerà, ecco, diciamo spinta, supportata, ecco, molto da questo, diciamo, desiderio, più che da un reale sentimento. Però sì, questa persona assolutamente farà dei passi, ecco, lenti, quando meno ve lo aspetterete, ecco che questa persona ricomparirà, e ovviamente, ripeto, lo farà in maniera sicuramente, diciamo, piuttosto anonima, o comunque diciamo sotto la forma di un'amicizia, non di più.
Ovviamente questo è un furbo, perché ripeto, questo vuole qualcos'altro, però diciamo che inizialmente l'approccio sarà di questo tipo. Ora ragazzi, vediamo appunto in penultima posizione il consiglio che vi viene dato dagli arcani. Qui abbiamo la regina di coppe, qui abbiamo il cavaliere di coppe. Allora ragazzi, la regina di coppe ovviamente è la consultante e il cavaliere di coppe è comunque una persona che entrerà a far parte, diciamo, della vostra vita sentimentale. Cavaliere di coppe può essere una persona del passato, un'altra persona del passato, oppure una persona che già fa parte della vostra schiera di amicizie o conoscenze, oppure una persona che entrerà ex novo nella vostra vita, comunque una persona che ovviamente vi porterà gioia e soprattutto amore, perché qui abbiamo due personaggi di coppe che rappresentano una coppia, la regina di coppe e il cavaliere di coppe. Quindi anche nel caso in cui voi abbiate questo re di denari veramente al vostro fianco, qui c'è comunque l'arrivo di un'altra persona ancora che sicuramente vi farà veramente perdere la testa, perché il cavaliere di coppe è proprio, diciamo, il classico romantico, il corteggiatore romantico che ovviamente fa capitolare la donzella di turno. Quindi sicuramente questa persona tornerà da voi, soggetto della stesa, ve l'ho detto con il 4 di pentacoli, però i suoi tentativi troveranno ovviamente un ostacolo, questo cavaliere di coppe. Ebbene, qual è il consiglio che vi viene dato dagli arcani? Di seguire il vostro cuore rispetto a questo cavaliere, cioè vivetevi questa storia, questa conoscenza nuova o comunque magari un'altra persona del passato o con una persona che avete al vostro fianco, che fa parte, vi ripeto, già magari delle vostre conoscenze. Ecco, dedicate del tempo, incontri, comunicazioni rispetto a questo cavaliere, perché questa persona potrebbe veramente portarvi gioia al cuore, come tipico di tutti i personaggi di coppe. D'accordo? Quindi comunque vi viene consigliato di guardare altrove e ovviamente di dedicare anche la vostra attenzione ad eventuali altri corteggiatori, perché qui o già ce n'è uno, quindi c'è già qualcuno che vi sta corteggiando, oppure arriverà a breve un'altra persona che sicuramente vi piacerà molto e a cui voi piacerete moltissimo. Questo è un cavaliere, quindi qui c'è qualcuno di molto interessante e viene consigliato caldamente dagli arcani di ovviamente non fermarsi ad aspettare il soggetto della stesa, ma di continuare come è giusto a vivere e a godere pienamente di ogni singolo istante della vostra vita. D'accordo? Quindi qui l'amore c'è. Di sicuro sole qui non si rimane con la regina di coppe e il cavaliere di coppe. Qui l'amore c'è. Vi ripeto, o è un'altra persona ancora del passato, è una persona che già conoscete ma non si è mai magari dichiarata, o è una persona completamente nuova. Ma qui avrete veramente la possibilità di vivere un'altra storia. Vi viene ovviamente consigliato, come credo sia ovvio, di non fermarvi ad aspettare questa persona, bensì di continuare a vivere. Cercate di non sprecare, questo è un consiglio che do sempre, di non sprecare mai ogni istante della nostra vita, perché è tremendamente prezioso, d'accordo? Quindi a prescindere dall'eventuale ritorno di questa persona è fondamentale andare avanti, anche perché qui c'è anche qualcos'altro di molto interessante, questo cavaliere di coppe. Per aiutarvi ad identificarlo, generalmente i personaggi di coppe appartengono ai 3 segni d'acqua, quindi potrebbe essere o del segno
del Cancro o dei Pesci o dello Scorpione, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi segni d'acqua nei pianeti principali che strutturano una personalità. Vi faccio un esempio: potrebbe essere del segno del Cancro e avere la Luna in Pesci e magari Marte in Cancro nuovamente, quindi una forte compresenza dei segni d'acqua, d'accordo? Nel tema natale. Questo è fondamentale per aiutarvi anche un po', ovviamente, a capire chi possa essere. Da un punto di vista anagrafico, generalmente i cavalieri hanno dai 35 ai 45 anni di età, quindi non è sicuramente una persona giovanissima, cioè non è un ragazzino, ma non è neanche una persona tanto adulta, d'accordo? Quindi comunque una persona di età mediana. È una persona di bell'aspetto, perché appunto generalmente i personaggi di coppe rappresentano, ecco, chi non passa inosservato, quindi è una persona di bella presenza o comunque una persona molto affascinante, ed è una persona che non ha paura dei sentimenti, perché è un personaggio di coppe, una carta di corte di coppe, quindi rappresenta chi vive per amare e che per amore farebbe di tutto, d'accordo? Ecco perché potrebbe rappresentare per voi veramente la persona giusta, d'accordo? E ora arriviamo all'esito, al responso, cioè come procederà ovviamente il prossimo futuro tra voi e questa persona. Allora, qui abbiamo il 5 di spade e il 2 di coppe. Allora ragazzi, qui bisogna fare chiaramente una precisazione. Quando andiamo a leggere, interpretare due carte, è chiaro che la seconda carta ha ovviamente maggiore importanza, rappresenta il punto definitivo della situazione. Quindi in questo caso il 2 di coppe. Però, chiaramente, entrambe le carte hanno il proprio valore. E in particolar modo, come in questo caso quando abbiamo una carta molto positiva, il 2 di coppe, e un'altra molto negativa, il 5 di spade, non si può non tener conto del 5 di spade. Cioè, la carta finale è il 2 di coppe, d'accordo? Che parla di comunque un riavvicinamento e una riappacificazione, screzi superati. Quindi fondamentalmente tra voi e questa persona ci sarà un momento positivo, dove entrambi ovviamente ammetterete colpe, mancanze o anche semplicemente lui, e ovviamente diciamo che ci sarà un dialogo chiarificatore che porterà comunque ad una reale riappacificazione. Però non si può non tener conto ovviamente della carta precedente, cioè il 5 di spade. Ossia, comunque, seppur ci sarà comunque questa forma di riappacificazione, questa riappacificazione viene un po', diciamo, macchiata, sporcata, minata dal 5 di spade, che rappresenta, vedete, la rottura, qualcosa che si è rotto, situazioni conflittuali che potrebbero essere ovviamente ancora presenti nell'ambito della coppia, cioè tra voi e quest'altra persona, cioè alcune motivazioni che potrebbero avervi portato alla chiusura, per esempio un punto di vista fortemente diverso l'uno rispetto all'altra, ecco, queste differenze potrebbero esserci tuttora, d'accordo? Perché il 5 di spade comunque va tenuto in considerazione. È vero che l'ultima carta è il 2 di coppe, che è una carta molto bella, che parla di riappacificazione, ma è chiaro che comunque hanno entrambe un peso. D'accordo? Specialmente quando si leggono coppie di carte o anche 3 carte assieme o 4 carte, ok? Quindi in questo caso ne abbiamo 2, una molto bella, una veramente brutta, e di conseguenza chiaramente l'evento finale molto bello dato dal 2 di coppe comunque metterà in luce ancora delle differenze che provengono direttamente dalla carta alle spalle. Qual è la carta alle spalle? Il 5 di spade, d'accordo? Quindi questo è ovviamente importante per chiarire anche la modalità ovviamente più logica e intelligente per comunque leggere, d'accordo? Dare un'interpretazione ovviamente alle carte, cioè non si può leggere soltanto l'ultima carta, è bella, allora ok,
tornerete ovviamente a far coppia, d'amore, d'accordo, si cancella tutto il passato. No, perché qui c'è un 5 di spade, quindi è la carta che precede, cioè alle spalle di questa riappacificazione ci saranno però ancora ovviamente delle cose da chiarire. Il 5 di spade inoltre è una carta che parla di appunto conflitti. Vedete anche in questo mazzo conflitti rappresentati ovviamente dalla presenza di troppe persone, troppe bocche, troppi pettegolezzi, quindi comunque ancora presente nel momento in cui andrete comunque a chiarire molte cose con questa persona. Ecco, ci sarà però ancora magari la forte influenza e presenza di determinate persone che potrebbero, per esempio, aver portato alla vostra chiusura, magari una suocera molto ingombrante, è un esempio, cioè sicuramente qualcuno che in qualche modo può aver remato contro il vostro rapporto potrebbe esserci ancora, d'accordo? Quindi piccole differenze caratteriali ancora presenti, qualche rana dalla bocca larga ancora presente, quindi qualche pettegolezzo di troppo, cioè andrete a chiarire, sì ma non tutto, dice il 5 di spade, perché ci sono ancora delle situazioni in qualche modo da andare a rivedere, d'accordo? Quindi comunque è una situazione chiaramente positiva, perché vi ripeto, comunque questa persona dei tentativi li farà, l'ho detto con il 4 di denari, quindi tentativi magari a lungo termine, però comunque li farà, programmando e pianificando cosa come quando, ma ovviamente cercando di arrivare ad un dunque, ossia riconquistare la sua regina di bastoni, per però ovviamente trascorrere momenti piacevoli. Ecco, sicuramente riuscirete a riparlare, a chiarirvi su determinate questioni con il 2 di coppe, ci sarà un riavvicinamento, questo sì, ma ci sarà ancora qualcosa da chiarire, perché ovviamente questa situazione include comunque delle basi di sofferenza e di conflittualità non indifferenti con questo 5 di spade. Cioè evidentemente le motivazioni che vi hanno portato alla chiusura sono state magari molto più profonde di quanto si potesse immaginare. Abbiamo detto che qui partiamo con una torre ovviamente su di lui, quindi obiettivamente anche lui in uno stato particolarmente triste, comunque scioccato se vogliamo dalla chiusura, ma anche eventualmente dalle motivazioni reali, d'accordo? Quindi sicuramente vi ripeto c'è una riappacificazione, però che deve procedere ancora per gradi, d'accordo? Quindi qui non ritorna la coppia, ci sarà un chiarimento, un chiarirsi, un superare determinati screzi, però c'è ancora molto da chiarire, perché il 5 di spade parla, vi ripeto, di conflitti, parla di diciamo due personalità molto diverse su determinati diciamo punti, in determinate questioni, troppe persone attorno alla situazione che parlano che invece farebbero bene a star zitte come al solito, e obiettivamente anche qualche menzogna di troppo, perché il 5 di spade parla di omissioni, d'accordo? Quindi qualche piccola bugia di troppo, quindi ecco perché ora si comprende il consiglio degli arcani di comunque aprirvi ad altre conoscenze, in particolar modo al Cavaliere di Coppe, che rappresenta la trasparenza, la persona pulita, d'accordo? Quindi una persona onesta. Qui c'è un 5 di spade, c'è qualcosa che ancora evidentemente dovete sapere in riferimento a questa persona. Quindi la risposta alla domanda, questa persona mi ricontatterà? Assolutamente sì, in tempistiche magari più lente o comunque prudenti rispetto al suo modo di vedere la situazione. Ci sarà la possibilità di chiarire? Assolutamente sì, con le medesime, diciamo, tempistiche, ma vi ripeto, ovviamente prestare attenzione anche a quello che questa persona vi dirà, perché alle spalle c'è il 5 di spade. Quindi questa persona potrebbe magari non raccontarvi tutto, d'accordo? Quindi prestare comunque attenzione. Qui c'è un bellissimo Cavaliere di Coppe, l'amore c'è, l'amore è in arrivo o vi ripeto c'è già nella vostra vita, quindi dedicatevi anche ad altro. Guardate oltre, perché c'è altro. Mi raccomando, questo lo ripeto sempre, specialmente in casi di questo genere.
d'accordo? Però vi ripeto, sì, il chiarimento assolutamente c'è, ci sarà anche un ammettere le proprie colpe, lo farà anche lui, però delle differenze che comunque tornano a galla. Però sì, la possibilità di riparlare, superare certi screzi, assolutamente sì. Il 2 di coppe, ragazzi, può parlare anche di rapporti, rapporti fisici, quindi non vi nego che potrebbe esserci anche questa possibilità da parte anche vostra di accettare magari evidentemente qualche avance, diciamo, da parte di questa persona, questo sicuramente, perché ovviamente tra i tanti significati del 2 di coppe c'è anche questo. Però mi raccomando, ovviamente, prestare bene attenzione a quello che vi dirà. E a tutte queste persone che obiettivamente parlano un po' troppo, qui ce ne sono un po' troppe, con il 5 di spade troppa gente ha parlato, ha detto cose che poteva tranquillamente magari evitare, d'accordo? Dunque, ovviamente, come sempre, questa stesa termina qui. Spero ovviamente di avervi aiutato a riflettere, perché la tarologia serve chiaramente per riflettere insieme, quindi ne abbiamo parlato insieme e ovviamente, come sempre, ricordate che l'ultima parola spetta sempre a voi, se riaccettare ovviamente o meno nella vostra vita questa persona. Nel frattempo non dimenticatevi di guardare altro, perché c'è sempre oltre, e ovviamente come sempre buona fortuna e a presto. Rieccoci di nuovo con la seconda variante. Dunque, per tutte coloro e tutti coloro che appunto hanno una storia interrotta da molto tempo. Dunque cerchiamo appunto di capire se questa persona appunto vi sta pensando, cosa sta pensando di voi e della vostra rottura, e cerchiamo di capire anche se questa persona tornerà. Vediamo un po'. Perfetto, ora come sempre ovviamente allontaniamo dal tavolo di stesa il resto del mazzo. Come potete vedere appunto qui abbiamo una stesa tipicamente a ventaglio che io ho già avuto modo appunto di fare più e più volte sul canale. È la classica stesa dei ritorni, ragazzi, quindi la stesa a 10 carte con 5 coppie di carte, come potete vedere. In prima posizione abbiamo appunto come prima coppia di carte questa persona, appunto come sta reagendo, come ha reagito alla vostra chiusura, se vi sta ancora pensando. Seconda posizione, cerchiamo di capire ovviamente questa persona che immagine ad oggi ha di voi, magari anche dopo tanto tempo. Terza posizione, cerchiamo di capire come questa persona si muoverà nell'immediato futuro, ovviamente se questa persona si muoverà oppure se non si muoverà, eventualmente per quali motivazioni. Quarta coppia di carte, cosa voi dovreste fare e non fare appunto in riferimento a questa situazione. Ed infine, ovviamente, ultima coppia di carte, ossia l'esito, il responso finale, cioè che cosa accadrà tra voi e questa persona, ovviamente nelle tempistiche identificate chiaramente da questi due ultimi arcani. Iniziamo dunque dalla prima coppia di carte, ossia appunto cerchiamo di capire la personalità di questo individuo, cioè come sta vivendo questo allontanamento. Allora, carta delle stelle o della stella e 2 di coppe. Allora ragazzi, questa persona sicuramente
sta sperando, sta sognando, sta immaginando, lo chiede al cielo proprio, la carta delle stelle, di poter in qualche modo rivedervi, risentirvi e avere la possibilità di un due di coppe con voi, cioè vedete di riparlare, chiarire, incontrarvi e poter eventualmente rivedere determinate posizioni del passato. Dunque, sicuramente questa è una persona che spera di potervi riavere. La carta delle stelle però, seppur una carta molto bella e positiva, perché chiaramente parla di sogni nobili comunque, quindi non è una persona che vuol tornare da voi solo perché è eroticamente attratta, come per esempio nel caso della variante precedente, ecco che in questo caso invece abbiamo una situazione ben diversa, quindi abbiamo dei sentimenti, delle emozioni, però obiettivamente la carta delle stelle denota un po' di scarsa concretezza, scarsa propositività, un po' troppo fatalismo, un attendismo a volte un po' inutile, che tende a lasciare la situazione così com'è, senza realmente prendere in mano la situazione appunto e gestirla. La carta delle stelle ci identifica un soggetto che chiaramente vorrebbe ardentemente poter ritornare da voi e con voi, ma per condizioni sue esterne o per paure fatica a muoversi concretamente e si aspetta un regalo dal cielo. La carta delle stelle è una carta che parla di speranze. Vi ripeto, speranze nobili, però obiettivamente questa persona è troppo ferma, è una persona che tende a lasciar trascorrere troppo tempo prima di riprendere in mano una situazione che tra l'altro lui rivorrebbe. Cioè, il problema è questo, lui vorrebbe tornare, vorrebbe di nuovo il due di coppe con voi, quindi questa persona vorrebbe anche chiarire magari delle situazioni negative del passato, però non lo fa, sta fermo e ovviamente aspetta che sia il destino ad aiutare lui, perché la carta delle stelle parla proprio dell'aiuto del karma, dell'aiuto che si spera di ottenere dal cielo. Quindi questa è una persona che sogna tanto, pensa tanto, immagina tanto, ma agisce molto poco. Vi ripeto, la carta delle stelle è una carta molto bella, che ovviamente fa anche presagire comunque a situazioni molto positive, però obiettivamente è una carta che ci fa, diciamo, vedere un quadro di stagnazione, ovviamente provocato, questo quadro di stagnazione appunto, dal soggetto della stesa, che risulta essere particolarmente, diciamo, fermo sui suoi passi, d'accordo? Non arrabbiato, arroccato su determinate posizioni, è però una persona che sa lottare troppo poco. D'accordo? Quindi è una persona che si aspetta sempre la manna dal cielo. Così facendo, però, passano i giorni, le settimane, i mesi e anche gli anni. Però, per rispondere alla domanda, questa persona mi sta pensando? Assolutamente sì. Questa è una persona che vi desidera, una persona che vuole star con voi, vorrebbe chiarire, vi ripeto, però non lo fa. Anzi, si aspetta sempre che sia il destino in qualche modo magari a farvi magicamente rincontrare, a farvi parlare, a farvi comunicare. Cioè, questa è una persona che non agisce mai concretamente, o almeno in questo momento con voi, per quanto riguarda il rapporto con voi, questa è una persona ferma. Vi sogna tanto, spera tanto, immagina tanto, vi desidera tanto, ma è una persona ferma. Ed ora arriviamo alla seconda coppia di carte, ragazzi, cerchiamo di capire che immagine ha di voi, cosa pensa di voi, 5 di spade, questa persona, cavaliere di coppe. Allora, questa persona pensa che voi abbiate un compagno, un cavaliere di coppe, quindi comunque qualcuno al vostro fianco, che però, diciamo, non riesca a darvi serenità, tranquillità emotiva, perché abbiamo un 5 di spade. Cioè, lui pensa che voi abbiate qualcun altro, perché il cavaliere di coppe parla sempre di un compagno, quindi comunque di una presenza, diciamo,
al fianco della consultante. Ora, in caso ovviamente voi siate chiaramente impegnate, ecco che questa persona sa di voi e del vostro impegno. Oppure una persona che lo dà per scontato, cioè dà per scontato che voi abbiate o che avrete prima o poi qualcuno al vostro fianco. Il Cavaliere di Coppe rappresenta sicuramente un elemento molto positivo nella vita di una, diciamo, donna, nella vita di un individuo, perché è una persona dedita ai sentimenti, è una persona trasparente, comunque una persona molto emotiva, ma con alle spalle questo 5 di spade è chiaro che è una storia altalenante, con alti e bassi. Ora, perché lui pensa ad una cosa di questo genere? Perché evidentemente pensa di potersi in qualche modo approfittare dei momenti di basso, diciamo, per quanto concerne il rapporto con quest'altra ipotetica persona che lui immagina che voi abbiate al vostro fianco, per potersi appunto infilare di nuovo nei vostri pensieri e ovviamente nella vostra vita. Cioè, non immagina che voi abbiate una storia solida, felice, tranquilla e serena, ma che voi abbiate qualcuno che ovviamente non vi rende particolarmente felici. Di modo che pensa di poter, diciamo, approfittare un domani di questa situazione. Ora, in caso voi stiate vivendo proprio una situazione di questo genere, o questa persona è un veggente oppure lo sa. Quindi evidentemente anche in caso voi non vi sentiate da molto tempo, qui c'è qualcuno che evidentemente gli parla di voi, oppure per esempio riesce a carpire delle informazioni circa la vostra vita, per esempio sui social o, vi ripeto, da terze persone. Comunque questa è una persona che ha delle informazioni in riferimento ovviamente alla vostra vita. O comunque è una persona che immagina che voi abbiate o che avrete qualcuno al vostro fianco, ma con ovviamente questa persona potreste attraversare, vi ripeto, dei momenti altalenanti. Quindi pensa che fondamentalmente voi non sareste mai del tutto ovviamente felici lontane da lui. D'accordo? Quindi pensa che quello che potrebbe darvi lui non sarà mai alla pari rispetto a quanto vi stanno dando altre persone, in particolar modo questo Cavaliere di Coppe, che generalmente nelle carte rappresenta l'uomo ideale, l'anima gemella, ma lui pensa che nemmeno un'anima gemella possa, diciamo, in qualche modo soddisfare appieno il vostro bisogno d'amore, d'accordo? Quindi diciamo che questa persona ha speranze, l'abbiamo detto con la carta delle stelle, magari è proprio immaginando questi scenari per cui lui ovviamente possa un domani, tra virgolette, venire a salvarvi magari da una storia rovinosa che voi potreste aver avuto dopo la vostra storia, dopo la fine della vostra storia. D'accordo? Quindi questo o si sta facendo tutti dei film pazzeschi o effettivamente, caso sia veramente così la situazione, ecco che sa molto di voi, ma perché se ne informa, ovviamente. Cioè, non è che gli arrivano le informazioni così, in maniera estemporanea, casualmente. Evidentemente questa persona chiede di voi, o ha modo, se non altro, di sapere di voi. Quindi non vi vede felici, assolutamente no. Cioè non pensa che voi siate, diciamo, ecco, completamente felici rispetto appunto ad una situazione sentimentale equilibrata e stabile. Ora ragazzi ci occupiamo della terza coppia di carte, ossia appunto cerchiamo di capire questa persona che cosa ha intenzione di fare e ovviamente che cosa farà nell'immediato futuro. Allora, qui abbiamo la regina di spade e la regina di coppe. Allora,
La regina di spade rappresenta sempre un'altra donna, quindi questo che cosa vuol dire, ragazzi? Che questa persona potrebbe avere ovviamente attorno a sé una nuova, diciamo, corteggiatrice, una presenza, un'energia femminile, diciamo, votata alla conquista nei confronti di quest'uomo, cioè lui potrebbe essere ambito da una regina di spade. Ora, ragazzi, però chiaramente la regina di spade potrebbe anche non essere necessariamente una nuova persona, potrebbe essere per esempio una ex del passato che potrebbe essere stata la ragione della vostra chiusura, per esempio. Cioè questa regina di spade non deve essere necessariamente una donna nuova che lui abbia conosciuto magari successivamente alla vostra chiusura. Questa potrebbe anche essere, per esempio, stata sempre una sua amica completamente innamorata di lui, che ha sempre finto di essere semplicemente un'amica, oppure, vi ripeto, potrebbe essere una ex. Cioè la regina di spade, diciamo, è un po' una figura, una carta di corte atemporale, però chiaramente è un'energia femminile molto interessata ovviamente al soggetto della stesa, quindi ovviamente questa è una donna che è interessata a lui, è una donna che sicuramente lui ha modo di sentire, questo sicuramente perché la regina di spade è una donna di solito molto insistente, è una donna che ama la conquista ed è una donna che ama vincere. D'accordo? Quindi ha un fare sempre molto indagatorio, anche piuttosto, diciamo, irruento, è un po' prepotente. La regina di spade crede di saper tutto lei, è una donna sicuramente molto forte, una donna ambiziosa, però vi ripeto è anche una donna che guarda poco, diciamo, in faccia alla moralità, comunque quando ha un obiettivo fa di tutto per portarlo a termine, anche magari con mezzi non del tutto leciti e puliti, quindi comunque è una donna molto furba. Vi dico questo perché effettivamente la regina di spade in questo caso, diciamo, è alle spalle della regina di coppe, quindi tende un po' a voler minare il pensiero costante che lui ha ovviamente nei vostri confronti. In caso sia una compagna che obiettivamente lui magari ha già da diverso tempo, poiché appunto in teoria questa è ovviamente la stesa, la variante di chi appunto ha terminato una storia da molto tempo, magari anche da anni, quindi ovviamente ragazzi ci può stare che lui abbia un'altra compagna, ecco, nel momento in cui obiettivamente lui si possa essere legato a quest'altra donna, è chiaro che comunque lui potrebbe aver fatto presente il fatto di aver vissuto una storia magari importante con voi, potrebbe avergliene parlato, oppure potrebbe lei averlo scoperto, come tipico della regina di spade. Ecco che obiettivamente questa donna è sempre stata molto gelosa di voi, è gelosa di voi, quindi questa donna potrebbe sapere di voi e potrebbe essere a conoscenza appunto, diciamo, del profondo comunque ancora amore e desiderio che quest'uomo prova ovviamente nei vostri confronti. Perché parlo di amore? Perché qui abbiamo la regina di coppe, cioè voi per questa persona siete obiettivamente ancora un sentimento, un'emozione, cioè quando pensa a voi quest'uomo non può fare a meno anche di pensare ovviamente a qualcuno a cui lui ha voluto molto bene, a cui lui vuole bene, d'accordo? Quindi comunque ragazzi la regina di coppe è una donna amata, è una donna stimata, è una donna ammirata, quindi lui vi vede comunque come la donna giusta, probabilmente anche la sua anima gemella, una donna che merita tanto, però ahimè purtroppo alle spalle c'è questa regina di spade, quindi potrebbe essere, diciamo, la classica rivale che tende un po' ad ostacolare per esempio i suoi propositi verso di voi. In caso sia una compagna ufficiale potrebbe per esempio magari cercare di controllare ogni qualvolta lui si avvicini al cellulare per notare se posso o meno chiamare voi o scrivervi e impedirglielo.
Quindi sicuramente questa è una figura, diciamo, vincolante, fastidiosa, che potrebbe proprio impedire, diciamo, a lui qualsiasi tipo di movimento, ovviamente verso di voi. Vi ripeto, potrebbe controllarlo, potrebbe magari anche parlargli poco bene di voi, cioè potrebbe essere la classica falsa amica molto pettegola, cioè comunque una persona che rema un po' contro al suo ritorno nei vostri confronti. È un'energia femminile. D'accordo? Ed è una persona molto gelosa di voi, invidiosa di voi e che ovviamente mira a lui. Quindi o è una persona che è già al suo fianco o che vorrebbe essere al suo fianco, che però molto probabilmente sa di voi o comunque è a conoscenza del fatto che lui abbia amato molto una donna e quindi fa di tutto per, diciamo, cercare di circuirlo in modo che lui non pensi più al voler tornare da voi, cioè potrebbe creare qualche piccolo ritardo e ostacolo circa un suo movimento. D'accordo? Quindi comunque c'è un'energia femminile particolarmente, diciamo, fastidiosa. In questo caso ovviamente è una rivale, quindi non può essere per esempio una suocera incattivita o una sorella particolarmente gelosa. Qui è proprio una rivale, quindi una persona che o è già al suo fianco o vorrebbe sicuramente esserlo. Arriviamo ora dunque alla quarta coppia di carte, la penultima. Cerchiamo di capire che cosa vi consiglia ovviamente il karma attraverso appunto i nostri oracoli, ovviamente i nostri arcani. E qui abbiamo la regina di bastoni, quindi si consiglia proprio alla consultante il paggio di coppe. Che cosa significa? Ragazzi, il paggio di coppe è una carta che ovviamente ci riporta e rimanda alle comunicazioni, agli inviti, alle uscite, alle serate, vedete, tranquille, serene, tra amici, anche grazie a nuove conoscenze, perché i paggi rappresentano delle novità che entreranno a far parte proprio della vita del consultante o della consultante. Quindi, fondamentalmente, che cosa vi viene consigliato? Di, ovviamente, vivere la vita nel modo più tranquillo e sereno possibile, tenendo ovviamente in conto che la vita non va mai sprecata, attimo dopo attimo, che la vita è un bene troppo prezioso, che la vita è unica e che dunque per tale motivo va assolutamente vissuta, tenendo in conto che comunque qui c'è la possibilità di qualcosa di nuovo completamente, che entri appunto a far parte della vostra vita e che vi permetta di vivere paggio di coppe, quindi l'amore, nel miglior modo possibile, anzi riuscendo magari anche a vivere delle nuove situazioni in maniera molto allegra, molto spensierata. Il paggio di coppe parla proprio di corteggiatore, un nuovo ammiratore, che si in qualche modo avvicinerà a voi in modo molto sincero, che porterà buone notizie, una persona che sarà molto, diciamo, attratta da voi, perché il paggio parla di seduzione, parla di attrazione, parla di passione, parla di simpatia, quindi una persona molto brillante, una situazione embrionale, perché parliamo comunque di un paggio, quindi qualcuno che deve ancora essere ben conosciuto. Ecco, rispetto alla variante precedente, in questa posizione avevamo il cavaliere di coppe, quindi qualcuno che poteva già far parte della vita del consultante. In questo caso invece il paggio rappresenta le novità, quindi in questo caso ci sarà qualcuno di nuovo che farà capolino nella vostra vita e che dunque vi permetterà di godere dei piaceri dell'amore, finalmente, ovviamente con maggior spensieratezza e leggerezza. Quindi quello che vi viene consigliato è di non chiudervi al ricordo di questa persona, ma assolutamente di andare avanti, perché la regina di bastoni
avrà un nuovo corteggiatore. Solitamente il paggio è, diciamo, a livello anagrafico qualcuno di particolarmente giovane, quindi massimo 35-40 anni, proprio massimo, quindi una persona comunque molto giovane, una persona brillante, una persona che non teme i sentimenti perché è un personaggio di coppe e una persona che potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni d'acqua, quindi Cancro, Scorpione, Pesci, o averne l'ascendente oppure avere un tema natale ricco di questi segni d'acqua nei pianeti principali che ovviamente strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti che strutturano la personalità? Sono ovviamente Luna, Venere, Marte e Mercurio. Cioè, vi faccio un esempio, potrebbe essere del segno zodiacale dello Scorpione e avere per esempio Luna in Cancro, d'accordo? Piuttosto che Marte ancora in Scorpione. È un esempio per farvi capire che obiettivamente ha una forte compresenza nei punti strategici, nevralgici del suo tema natale, ovviamente per quanto riguarda i segni d'acqua, ripeto, Cancro, Scorpione e Pesci. Ora, queste sono le indicazioni, diciamo, generali per farvi capire chi possa essere questa persona. Vi ripeto, una persona di bell'aspetto, perché appunto generalmente i personaggi di coppe hanno un bell'aspetto, non passano ovviamente inosservati, una persona, vi ripeto, piuttosto giovane, una persona che si dimostrerà immediatamente interessata a voi, che vorrà subito conoscervi, una persona che però, vi ripeto, comunque, diciamo, inizierà con voi una frequentazione comunque embrionale, quindi non sarà una persona che si butterà a capofitto in una nuova storia con voi, ma comunque una persona che vi corteggerà e vi farà sentire bene, cioè l'interesse che questa persona dimostrerà nei vostri confronti vi farà assolutamente molto bene, quindi vivrete dei momenti veramente molto appaganti proprio da un punto di vista sentimentale e anche appunto erotico, perché vi ripeto, il paggio parla di seduzione e di grande passione, d'accordo? Quindi sicuramente qui gli stimoli, diciamo, alla materia prima non vi mancherà assolutamente, di conseguenza quello che appunto vi viene consigliato è di vivere proprio di questi momenti di spensieratezza e gioia che a breve arriveranno nella vostra vita, non sprecando tempo fondamentale e importante della nostra vita aspettando il ritorno di determinate persone. Andare sempre avanti con la propria vita. Io ragazzi lo consiglio sempre, l'ho consigliato anche a chi ha ascoltato la variante precedente, nonostante magari il responso positivo, mi raccomando, guardate oltre, perché oltre c'è sempre ben altro in arrivo, d'accordo? Anche delle ottime sorprese portate proprio dal karma, come appunto in questo caso con questo paggio. Quindi cercate di vivere assolutamente i prossimi giorni, settimane e mesi in maniera molto più leggera, stravagante, godendo anche appunto di questi piccoli momenti appunto di corteggiamento, di passione, di interesse da parte di altre persone. Quindi direi quanto mai ottimo consiglio. Dunque, ora vediamo appunto come esito e responso finale che cosa abbiamo. Qui abbiamo un bel 3 di coppe e un 8 di coppe. Allora ragazzi, ascolterete evidentemente proprio alla lettera il consiglio degli arcani con questo paggio. Perché dico questo? Perché il 3 di coppe, ragazzi, è una carta che parla di triangolazioni o comunque di incontri, inviti, comunicazioni, comunque anche momenti molto spensierati, leggeri, che vi porteranno sicuramente a, diciamo, un ricontatto da parte della persona appunto in questione, del soggetto della stesa, che dunque non mollerà il colpo. Cioè, nonostante evidentemente questa regina di spade che inizialmente provocherà dei ritardi, però sicuramente questa persona poi troverà il modo per comunque contattarvi, perché il 3 di coppe parla proprio di comunicazioni, cioè ha in primo piano proprio le comunicazioni come significato base, il 3 di coppe, quindi telefonate, messaggi eccetera. Però è ovvio che sicuramente voi ne approfitterete per comunque anche non disdegnare, diciamo così,
della vicinanza o comunque appunto del corteggiamento di altre persone, una in particolare, proprio perché il 3 di coppe parla di triangolazioni. È chiaro che questa situazione sicuramente non porterà, almeno nell'immediato futuro, ad un, diciamo, ritorno di fiamma tra voi e questa persona. Perché dico questo? Perché abbiamo un 8 di coppe. L'8 di coppe è una carta che tende ad allontanare da una progettualità a due il soggetto della stesa e il consultante o la consultante. Quindi non ci sarà un progetto a due tra voi e questa persona, almeno inizialmente, ragazzi, almeno ovviamente nelle tempistiche previste inizialmente da questa stesa. È chiaro che voi comunque non ne sarete affatto colpite negativamente, cioè questa situazione non vi addolorerà, anzi sarete ben liete di risentire sicuramente questa persona, perché qui c'è il 3 di coppe, quindi questa persona di nuovo il tentativo di tornare da voi lo farà, però chiaramente un tentativo che andrà a buon fine, perché sicuramente voi darete ancora udienza a questa persona con questo 3 di coppe, però l'8 di coppe parla sicuramente di una situazione doppia, quindi se questa persona è impegnata con questa regina di spade, ecco che lo rimarrà impegnata questa persona, quindi tornerà da voi impegnata, per cui anche lui non disdegnerà comunque la triangolazione, cioè inizierà a scrivervi, a farvi comunque complimenti, a dimostrare il fatto che non vi ha mai dimenticato, però con una persona al suo fianco. In caso voi abbiate un'altra persona ad oggi, questo cavaliere di coppe, oppure in caso voi abbiate comunque anche un'altra frequentazione, questo paggio di coppe, ecco che comunque sia anche voi lo rimarrete. Cioè né voi né lui vorrete momentaneamente mettere in discussione le frequentazioni che avete attualmente per ricominciare qualcosa insieme. Entrambi cercherete comunque inizialmente di sondare il terreno e soprattutto di vivervela, perché il 3 di coppe parla di divertimento, d'accordo? Quindi sicuramente avrete modo di risentirvi, sicuramente avrete modo di comunque rivedervi, perché il 3 di coppe può parlare anche di incontri e rapporti, anche, ma l'8 di coppe parla comunque di una situazione probabilmente doppia che potrebbe essere, diciamo, momentaneamente vissuta contemporaneamente. Quindi sia voi che lui potreste appunto decidere di vivere, diciamo, questo rapporto come una sorta di ritorno di fiamma, ma diciamo vivendoselo in maniera piuttosto serena, tranquilla, cioè senza fare troppi castelli in aria, d'accordo? Cioè deciderete di andarci con i piedi di piombo, di vivere e vedere appunto se sono rose fioriranno, ovviamente senza, diciamo, crearsi troppe aspettative, d'accordo? Quindi senza né illudere voi né l'altra persona. Quindi diciamo che sicuramente, per rispondere alla domanda iniziale, ritornerà sì, cioè questa persona assolutamente farà più di un passo, secondo me, anche verso di voi, c'è la possibilità di risentirsi, di rivedervi. Ecco, questa persona non tornerà da voi con fare, diciamo, amichevole come nella variante precedente. Questa è una persona che vi farà capire immediatamente che comunque da voi vuole qualcosa in più o comunque che per voi prova qualcosa in più. Questa è una persona molto più diretta, quindi obiettivamente sarà anche molto più sincera. Ecco che obiettivamente questa persona sicuramente potrebbe anche chiedervi un'uscita, un incontro col 3 di coppe, direi di sì. Ecco che questa persona però, vi ripeto, attenzione, perché potrebbe tornare da voi impegnata, oppure voi potreste essere impegnate. Quindi diciamo che obiettivamente qui l'impegno può esserci alle spalle da parte di entrambi, d'accordo? Nessuno dei due ovviamente vorrà in qualche modo rinunciare momentaneamente ad altre conoscenze, perché l'8 di coppe parla sì sicuramente, diciamo,
di una sorta di riappacificazione, però del ricercare più delle soddisfazioni momentanee, diciamo, piuttosto che iniziare una vera e propria storia. L'otto di coppe parla generalmente di situazioni vissute parallelamente, d'accordo? Quindi comunque un po' di irrequietezza, situazioni comunque ancora in qualche modo da sistemare, non proprio equilibrate, un po' di timidezza a volte, un po' di comunque ritrosia, ancora delle situazioni del passato da chiarire, cioè la situazione non rimarrà in stallo, però obiettivamente qui sia voi che l'altra persona cercherete eventualmente anche altri appoggi, diciamo così, ecco, emotivi, sentimentali ed erotici, d'accordo? Quindi sicuramente non vi annoierete, sicuramente questa persona ritornerà, sicuramente in maniera molto diretta, cioè voi capirete che questa persona ci sta provando, ovviamente, ma senza, diciamo, voler immediatamente ricominciare una storia, cioè tenderete a volervela vivere, anche magari, vi ripeto, perché no, abbinando più storie o comunque più frequentazioni. Attenzione in particolar modo al fatto che questa persona non sia del tutto libera, perché questa regina di spade ci fa comunque capire che qui c'è un'energia femminile molto molto interessata a lui. D'accordo? Dunque, ovviamente ragazze, come sempre questa stesa termina qui, una stesa chiaramente molto bella, sicuramente con una risposta positiva e situazioni chiaramente da rivedere. Voi sapete che poi io tendo a rifare chiaramente le stese dopo un certo lasso di tempo, di conseguenza andremo ancora come sempre a tener d'occhio la situazione. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione. Ricordate che c'è anche altro oltre ovviamente questa persona, come sempre buona fortuna e a presto.